Salve a tutti, questa lezione è un estratto di una lezione dedicata ad Antonio Ligabue. La lezione si intitola La magica follia di Antonio Ligabue e se desiderate potete richiederla cliccando nel primo link in descrizione. È un artista sicuramente che ha vissuto una vita da nomade. Considerate che veniva un po' aiutato dai contadini della Bassa Reggiana dove viveva, dimorando in capanne, dimorando in riva al fiume Po. Ha lavorato per un periodo anche come bracciante, come operaio per guadagnarsi da vivere e poi vendeva i suoi quadri, lo vedremo, proprio per 2 chili di patate e niente più. Ecco, ha avuto sicuramente grandi difficoltà economiche, anche difficoltà aveva nell'apprendimento anche a scuola. Vedremo che è stato per diversi periodi ricoverato in diversi istituti. E considerate che la pittura e anche la scultura erano gli unici momenti in cui lui riusciva a togliere le ansie, le paure, le sue ossessioni e quindi davano in un certo senso sollievo alla sua vita. Iniziamo subito a capire appunto chi è Ligabue, come nasce, dove nasce e soprattutto considerate che è sempre stato chiamato El Mat, il matto, o anche altre volte il tedesco. Più volte sono stati dedicati a lui riconoscimenti, per esempio uno sceneggiato, diciamo che è andato in onda con 3 puntate, un film interpretato da Flavio Bucci, non so se ve lo ricordate, io ero piccolina ma me lo ricordo benissimo, era il 1978, fu un grande successo. Considerate che nel 2020 è stato fatto proprio un altro film legato proprio a Antonio Ligabue. Questi sono i luoghi dove lui ha vissuto. Considerato lui ha vissuto a Gualtieri, è interessante che il sindaco di Gualtieri, Serafino Prati, era carriolante con lui, lo conosceva, sapete, faceva un lavoro al Po per raccogliere l'arena lungo il Po e quindi faceva un lavoro di bracciante e lui, questo Serafino Prati, scrive diversi libri, tipo I barcaioli del Po, oppure Cuore Padano. In questi libri ci racconta proprio del suo legame anche con questo artista che era un po' preso in giro da tutti, piaceva molto ai bambini, però era un artista, diciamo, al di fuori delle righe. Ecco, lo vedete qui, lui nasce nel 1899, nasce a Zurigo. Nasce a Zurigo dalla madre, la conosciamo, si chiamava Elisabetta Costa, mentre il padre è ignoto. Ecco che a lui venne quindi registrato all'anagrafe come Antonio Costa. Poi la madre, quando lui ha solo praticamente 2 anni, si risposa con Bonifiglio Laccabue, che era un emigrato in Svizzera, era di origini italiane, un signore di origini italiane, che veniva proprio da Gualtieri, il comune che vi ho fatto vedere. Questa famiglia di Bonifiglio Laccabue che decide di riconoscere questo bambino che in realtà non è suo perché sua moglie l'aveva avuto da un padre appunto che non c'è dato sapere, assume il nome di Antonio Laccabue, proprio come era il cognome appunto di Bonifiglio Laccabue. In realtà poi proprio Ligabue sceglierà di cambiare nome e dall'H2 diventare Ligabue quando sarà molto più grande, proprio nel 1942, quando ormai ha 43 anni. E sicuramente nutriva un forte odio per questo signore, se anche l'aveva, tra virgolette, adottato, perché lui lo considera l'uccisore di sua madre e dei suoi 3 fratellini, perché la madre viene trovata morta praticamente tragicamente quando lui ha soli 14 anni, la trovano morta in seguito a un'intossicazione alimentare insieme ai suoi 3 fratellini. E considerate che lui era comunque già stato abbandonato da questa famiglia, dalla madre e da questo l'H2 perché erano in condizioni disagiate, erano poverissimi e quindi l'avevano dato in affidamento ad una famiglia in Svizzera. Una famiglia in Svizzera che comunque per il carattere difficile che aveva Ligabue,
anche loro, diciamo, non riuscivano a tollerare la sua condotta, considerate che aveva difficoltà di apprendimento e anche a scuola fu più volte espulso. Proprio la madre, dopo una violenta crisi nervosa, che ebbe di farlo rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Cioè, inizia da qui anche la sua vita negli ospedali psichiatrici e vedremo farà diversi soggiorni. Questa immagine, vedete, sembra che lui si stia affacciando, no? Come a una finestra, per trovare in un certo senso un contatto con gli altri, no? Il suo è sempre stato un dolore silenzioso, era una richiesta d'aiuto la sua, ma che molti non hanno compreso. E noterete sempre sullo sfondo c'è sempre Gualtieri, il suo paese, che lui conosceva molto bene. E quindi nella piazza Bentivoglio, proprio che vi ho mostrato sullo sfondo, è la piazza proprio di Gualtieri, del suo paese, e qui lo vedete appunto con un atteggiamento che ci vuol coinvolgere, no? Ecco, la prima mostra importantissima che lui avrà come riconoscimento quando è ancora in vita, perché siamo nel 1961, sarà proprio a Roma. Verrà fatta una mostra monografica che riscuoterà un grandissimo successo, tanto che lui avrà anche, guadagnerà diversi soldi che consentiranno a lui di poter poi comprarsi diverse cose. Sicuramente si compra, pensate, 13 moto, si compra 2 macchine che non sapeva nemmeno guidare. E ecco, però considerate che nonostante abbia i soldi, alla fine aveva un bisogno comunque di amore, di affetto che nessuno a lui dava. Famosissimo, lo vedremo, scena riportata anche dalla Rai, quando lui praticamente chiede un bacio, poi ve lo mostro, a Cesarina, che era la donna che più aveva lui amato e considerato senza essere logicamente ricambiato.